Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova video lezione di acquerello sempre sul mio canale YouTube. Incredibilmente questa volta non ho fatto passare troppo tempo tra una pubblicazione e l'altra, così magari riusciamo a tenerci un po' in esercizio. E oggi vorrei portarvi in alto mare, sopra un peschereccio. Infatti nell'esercizio di oggi ci divertiremo a dipingere una barca che sta rientrando in porto o sta salpando, chi lo sa. Vi proporrò i passaggi principali, quindi un riassunto di una lezione un po' più lunga che ho proposto sia su Patreon che come corso dedicato appunto ai paesaggi marini. Vedremo come impostare il disegno, come gestire le prime ombre, come dare i primi giochi di colore sulla barca, come rappresentare i riflessi e come dare al tutto un bel po' di dettagli e tanta tridimensionalità senza però dover definire ogni particolare. Per dipingere insieme a me un consiglio. Scaricate la fotografia, la trovate iscrivendovi alla mia newsletter qua sotto e vi arriva in automatico l'immagine da scaricare per fare l'esercizio. Se invece siete già iscritti alla newsletter avete già ricevuto l'email con l'immagine, quindi potete già scaricarla e prepararvi a lavorare. Il formato su cui ho lavorato è di circa 25x14 cm, però se stampate la fotografia e volete lavorare uno a uno potete anche impostare il disegno sul formato della vostra fotocopia. Così diventa più facile prendere le misure. Quindi la fotografia ce l'avete, il foglio ce l'avete, vi manca un pennello, i vostri colori, i barattoli per l'acqua, lo Scottex e siamo pronti per partire. Buon divertimento! Partiamo naturalmente dal disegno di costruzione. Il disegno di costruzione, per chi non lo sapesse, è un disegno sporco, poco definito, composto da tante linee che servono principalmente a fissare i volumi, gli ingombri dell'oggetto, anzi del soggetto che stiamo rappresentando. Questo è il risultato che dovreste avere terminato il disegno di costruzione, che poi va alleggerito e con la gomma pane, in questo caso per portar via la polvere di grafite, e una volta alleggerito va ripassato con la stessa matita di prima se volete, ma molto più affilata, molto più appuntita. Quello che dovreste ottenere alla fine è un disegno pulito, preciso, e del disegno definitivo, quello su cui acquerelleremo, che a differenza del disegno di costruzione è appunto molto pulito e molto preciso, proprio perché poi su questo baseremo tutto il lavoro di pittura. Nel disegno definitivo naturalmente abbiamo la fase in cui si aggiungono o si eliminano tutti quegli elementi che vogliamo rappresentare o non vogliamo rappresentare. L'importante è comunque avere un'unica linea che determini i contorni e questo ci faciliterà poi nella fase del lavoro in acquerello. Terminato il disegno, alleggerisco di nuovo tutto con la gomma pane per portar via la polvere di grafite in eccesso che rischierebbe di sporcare l'acquerello, preparo la mia tavolozza e siamo pronti per dipingere. Partiamo dallo sfondo, io in genere parto dagli sfondi, mi trovo meglio, lo trovo più pratico, ma in questo caso è davvero soggettivo, si può partire anche dalla barca e fare dopo lo sfondo, valutate voi. Io comunque parto dallo sfondo facendo un bagnato su bagnato che suggerisca già una serie di macchie, di colori che diano l'idea di un mare un po' più profondo, delle montagne e della sabbia che c'è dietro. Potete divertirvi a giocare con le macchie, a giocare anche con colori diversi, perché no? L'importante è che l'effetto sia così sfumato in lontananza. E se pensate alla lezione della scorsa volta, la video lezione che abbiamo visto settimana scorsa sui tramonti, è un po' la stessa tecnica, e fate attenzione però a lasciare scoperta la barca, cioè non copritela, non macchiatela con questi passaggi in modo che rimanga bianca. Lavoriamo poi sulla barca e lo facciamo partendo dalle ombre, quindi potremmo dire un po' di bistro, quindi un po' di grigio che viene utilizzato per descrivere tutte le ombre.
Terminato il lavoro sulle ombre, che come avete visto ho tenuto molto leggere, in teoria se volete potete scurirle anche di più, io lo farò successivamente. Comunque, finito il lavoro sulle ombre, quindi il lavoro di bistro, diluiamo un po' di blu, in questo caso può essere un ceruleo con un po' di blu oltremare o di cobalto, può essere un cobalto molto diluito, ecco, non è importante che sia identico, l'importante è che sia un blu molto chiaro per dare una prima velatura a tutti gli elementi della barca che hanno questo colore. Ma useremo lo stesso colore anche per iniziare a suggerire i riflessi, quindi semplicemente qua dipende un po' anche dal disegno che avete fatto. Se siete stati precisi nel disegno, nel disegnare anche approssimativamente i blocchi delle onde, seguite quelli, altrimenti andando senza disegno cercate una specie di tratteggio orizzontale. Comunque il movimento delle onde, anche se leggermente curvo, deve avere un andamento, un ritmo orizzontale, soprattutto sulla scia della barca. Lo facciamo col blu più chiaro, lo facciamo con un blu un po' più scuro e cominciamo così a impostare anche tutto il gioco di riflessi. Verificate poi che la barca sia completamente asciutta, quindi che le velature di bistro precedenti, date in precedenza, siano asciutte, e con un blu molto scuro iniziamo a lavorare sulla parte più bassa dello scafo e interveniamo con questo colore su tutte le parti che sono così scure. Approfitto di questo momento anche per un'errata corrige. Settimana scorsa vi ho detto che la lezione integrale dei tramonti, cioè del tutorial che è uscito proprio la settimana scorsa, durava 1 ora e mezza, in realtà dura 30 minuti, mi sono confuso con un altro, quindi chiedo venia. Però in compenso la lezione completa di questo peschereccio dura quasi 2 ore, 1 ora e 45. Quindi capite bene che stiamo vedendo dei passaggi abbastanza velocizzati, giusto per capire il metodo, l'approccio, però ci sono effettivamente tante velature. In alcuni casi questo scuro lo si ottiene magari in 2-3 passaggi e non in uno, però così sicuramente riuscite a farvi un'idea completa che vi permette perlomeno di poter continuare a sperimentare. Seguire questo tutorial diventa più semplice se lo guardate una prima volta e poi preparate il disegno e poi lo guardate mettendo in pausa ogni volta che dovete eseguire i passaggi, cioè dipingete insieme a me, guardate quello che faccio io, mettete in pausa, completate il passaggio e poi riprendete il video. È il modo più utile a mio avviso per seguirli. Chiaramente poi fatemi sapere nei commenti com'è andata con questo peschereccio, perché sono curioso. È uno dei soggetti che a me piace di più, sarà che sono nato in una città di mare, però ecco, sicuramente trovo sempre molto affascinanti queste barche in legno che ancora ogni tanto, anche se sono sempre più rare, vedo passare nei moli fuori Cagliari o all'ingresso del porto di Cagliari. Comunque, come d'abitudine con l'acquerello sto intensificando con le velature il colore, quindi in tutte le parti in cui ritengo che il colore debba essere un po' più intenso, do una seconda velatura. Questa seconda velatura può essere gestita con lo stesso identico colore della prima oppure con lo stesso colore ma più denso, valutate voi. Naturalmente poi non dobbiamo dimenticarci delle ombre, quindi con quello stesso scuro che ho usato per colorare la parte dello scafo che presenta un blu scuro, un grigio blu, intervengo anche un po' più sfumato per gestire le ombre in modo da non perdere la tridimensionalità. Poi alleggerisco il pennello con un po' di acqua che ho nel barattolo in alto a sinistra, lo pulisco nello Scotex sulla destra in modo che non sia troppo carico di acqua e col pennello umido sfumo il passaggio appena fatto. Una volta che poi è completamente asciutto questo passaggio, ritorno ancora sul dipinto. È importante questa cosa perché spesso ci lasciamo prendere un po' dalla fretta, ma capita ancora a me dopo tanti anni di esperienza quando non vedo l'ora di veder finito un dipinto che magari mi sta entusiasmando particolarmente. Ecco, anche io a volte non riesco a resistere ai tempi di asciugatura e intervengo subito sul lavoro. Il problema è che se la velatura precedente è ancora anche solo leggermente umida, si crea una macchia che rovina il lavoro, quindi è importante avere tanta pazienza e assicurarsi che sia davvero completamente asciutto il passaggio precedente prima di andare avanti. Bueno, questo quando vogliamo ottenere delle velature pulite, che diano tridimensionalità e volume e non delle macchie. In alcuni casi le macchie ci possono anche stare, le possiamo anche creare, cercare, è un po' quello che abbiamo fatto sullo sfondo. Naturalmente lo stesso lavoro che abbiamo fatto con i blu lo facciamo anche con i rossi, quindi una prima velatura e poi ci sarà una seconda velatura per intensificare.
Quindi terminata la prima velatura ci ritorniamo sopra e dopo aver intensificato, questa parte l'abbiamo saltata, però ecco, mettete in pausa e date la seconda velatura e dopo aver dato la seconda o se ritenete opportuno anche la terza velatura a questi colori, se volete intensificarli parecchio, torniamo sulle ombre. Quindi parliamo di ombre proprie, cioè le ombre che appartengono proprio a questi salvagente, e poi abbiamo le ombre portate, ovvero l'ombra che questi due salvagente proiettano sul piano, cioè sulla cabina fondamentalmente. E tutto questo sempre cercando la sfumatura ogni volta che ci è possibile, ogni volta che riteniamo possa essere utile. Il dipinto, come vedete, non è particolarmente grande, quindi non lavoriamo sui dettagli, ma magari giochiamo più sugli effetti, diamo delle piccole macchie, dei piccoli tocchi di colore. Se guardate per esempio la rete arancione che sta sul ponte di questo peschereccio, è evidente che lì stiamo giocando con le macchie. Mi viene da dire un po' alla maniera impressionista, è una cosa impropria, non è proprio così la maniera impressionista, però per capirci. Giochiamo con la punta del pennello a dare piccoli tocchi sia di colore che di ombre, continuando a portare fuori la tridimensionalità del soggetto. In questa fase, naturalmente, sempre in punta di pennello, potete aggiungere tutti i dettagli che volete. Fate attenzione a non eccedere, cioè non caricate troppo il dipinto. È meglio tenerlo un po' più scarno piuttosto che riempirlo di dettagli e di particolari. Chiaramente però sta al gusto personale di ognuno di noi. Dopo aver lavorato così a lungo sulla parte emersa, quindi sul peschereccio, facciamo un lavoro di maggiore definizione anche sulla parte del riflesso. Il principio in linea di massima è quello di portare i colori del riflesso allo stesso livello dei colori del peschereccio stesso. E lo facciamo in certi casi anche unendo la velatura. Questo passaggio che sto facendo è molto importante, un piccolo trucco che mi fa piacere svelarvi, ma che io effettivamente per scoprire ho impiegato un po' di tempo. Quando lavoriamo sul riflesso, l'ideale sarebbe nel punto di contatto tra la barca e l'acqua creare una pennellata che copra sia una parte che l'altra, cioè con un'unica pennellata coprire sia lo scafo che l'acqua. Questa pennellata unica, che però unisce due elementi, è perfetta per dare continuità pur mantenendo l'effetto di riflesso. Non so se vi è capitato di vedere altri tutorial che ho dedicato all'argomento, ma come noterete c'è sempre una pennellata che va a cavallo, diciamo, tra i due elementi. Quindi continuiamo a giocare tra la parte del peschereccio, la parte più in alto, e la parte del riflesso per continuare a definire il nostro soggetto. Come vedete abbiamo quasi tutti gli elementi, è abbastanza bilanciato, ci rimangono alcuni punti magari da scurire ancora, qualche dettaglio. Per concludere ritorniamo sull'acqua per dare una velatura un po' più morbida, mi viene da dire, quindi con l'acqua un po' sporca
copriamo tutti i riflessi che abbiamo creato in precedenza, lasciando fuori però magari qualche macchia bianca che non guasta mai perché dà un po' di riflesso di luce. E fatto questo, il nostro lavoro è finito. Non dimenticate che la lezione originale di questo video dura 1 ora e 45 e sono tagliate tutte quelle parti in cui faccio pausa per osservare il soggetto, quindi non fatevi prendere dalla fretta, lavorate con calma, mandate indietro il video, mettete in pausa, riguardate se necessario, l'importante è che lavoriate al vostro ritmo. Come vi dicevo, la cosa migliore è sentire il passaggio che spiego, mettere in pausa, eseguirlo e magari ci impiegate mezz'ora, 40 minuti. Non è una gara, non vi rincorre nessuno, se ci impiegate 2 ore va bene uguale, non importa. Dopo che avete finito quel passaggio rimettete play e fate l'altro passaggio, di nuovo mettete in pausa e così via, fino alla fine. La fretta non vi aiuta assolutamente ad avere un buon risultato, ma soprattutto i dipinti fatti di fretta sono quelli che in genere non ci insegnano nulla. Se invece lavoriamo con molta calma, con molto relax, davvero con un po' di musica in sottofondo, prendendoci i nostri ritmi e il nostro tempo, abbiamo anche la possibilità di vedere piano piano venire fuori il dipinto e questo ci permette di affinare anche l'osservazione, capire meglio i bilanciamenti, l'equilibrio di un tono rispetto ad un altro, la saturazione, l'intensità dei colori. Ecco, lavorare con calma significa vedere di più e di conseguenza imparare di più. Quindi, lo ripeto ancora, non fatevi prendere dalla fretta, lavorate con calma. Ma soprattutto il motto, ormai lo sapete, divertitevi, che la cosa veramente importante è quella, a prescindere dal risultato. I risultati poi piano piano arrivano. Se qualcuno di voi è interessato ad approfondire, qua sotto trovate il link di Patreon, all'interno del quale, oltre alle tantissime lezioni che ci sono, c'è anche questa lezione integrale, naturalmente. Io spero che voi vi siate divertiti almeno quanto mi sono divertito io nel dipingere questo esercizio. Vi auguro un buon acquerello, un buon divertimento con la pittura e col disegno e una buona domenica. Alla prossima, ciao!